trovavano i vittoriani? Signorina, vostro padre deve essere un ladro perché ha rubato 2 stelle del cielo e ve le ha messe al posto degli occhi. In epoca vittoriana non potevi semplicemente avvicinarti a una ragazza e parlarci. Per parlare con una ragazza, anzi per parlare con qualsiasi persona, dovevi attenerti a delle regole precise. Esistevano manuali appositi per conoscere tutto sull'etichetta, anche riguardo al corteggiamento e su cosa significasse essere una vera signora o un vero gentiluomo. In questo video vedremo come si approcciavano i giovani vittoriani in cerca di un partner. Entreremo nel mondo dell'alta società, dove l'etichetta era più pressante. I poveri invece non perdevano tempo in convenevoli. Per l'occasione esamineremo il corteggiamento tra 2 esemplari di giovani vittoriani, Miss Vivian Everyday e Mr. Philip J. Fry. L'idea che abbiamo oggi di relazione romantica e di matrimonio affonda le radici nell'epoca vittoriana. Praticamente sono stati i vittoriani a introdurre l'amore nel matrimonio. Senza la svolta ottocentesca, magari oggi ci sposeremmo solo per convenienza. Amore e romanticismo sarebbero marginali, relegati al massimo alle cotte giovanili, alla fantasia e all'infedeltà. Per i predecessori dei vittoriani, il matrimonio era un semplice accordo di convenienza per unire 2 famiglie. All'inizio del XIX secolo, invece, accresce l'importanza di avere una famiglia unita e affettuosa e si inizia a dare valore ai matrimoni basati sull'affetto reciproco, sulla soddisfazione emotiva e sull'amore. Non si pensava solo a fare cassa e figli e poi ognuno si faceva gli affari suoi, ma si prendeva in considerazione di poter avere una vera relazione sentimentale con il proprio marito. Scandaloso! Amare il proprio marito, roba da matti! Questo tipo di matrimonio era chiamato matrimonio di compagnia e il modello a cui fare riferimento era il matrimonio tra la regina Vittoria e il principe Alberto, che erano visti come un'unione perfetta, con tutti gli ingredienti giusti: amore, fiducia, rispetto e tanti bambini. Il matrimonio romantico nell'Ottocento venne idealizzato nella letteratura, nella poesia e nelle opere teatrali. Questo ideale plasmò il modo in cui le persone si incontravano e corteggiavano nel XIX secolo. Gli sposi passarono da essere semplici pedine da accasare a veri protagonisti della loro storia e avevano voce in capitolo nella scelta del partner. Di questa nuova libertà ne beneficiarono soprattutto le donne. Prima le ragazze vivevano quasi segregate in casa, ora invece potevano socializzare con qualche ragazzo prima di convolare a nozze. Naturalmente tutto doveva svolgersi sempre sotto sorveglianza e seguendo rigide regole di comportamento. I genitori non erano più i principali facilitatori delle relazioni romantiche. Ci si poteva conoscere anche tramite amici, familiari, gli operai anche tramite il lavoro, oppure a eventi sociali come picnic, balli o in chiesa. Esistevano anche gli annunci matrimoniali sui periodici, che però comportavano una certa dose di stigma sociale. Le donne che pubblicavano annunci pubblicitari erano spesso considerate immodeste, perché erano sincere riguardo ai loro desideri e bisogni nella ricerca di un marito. Essere diretti per i vittoriani era disdicevole, soprattutto se eri donna. Nella società vittoriana, castità e modestia erano valori fondamentali, perciò tutta la loro passione per il romanticismo doveva essere contenuta e regolamentata in etichetta e rituali. È importante non dimenticare che anche se all'equazione del matrimonio si era aggiunto l'amore, i membri delle classi abbienti tenevano ancora in grande considerazione la posizione sociale e il vantaggio economico dell'unione. Esisteva ancora il cosiddetto mercato del matrimonio, solo che ora nella maggior parte dei casi tuo padre non ti consegnava direttamente al partner, ma ti lasciava scegliere tra alcuni candidati ritenuti idonei. Ora che i giovani avevano maggiore libertà di azione, bisognava in qualche modo tenerli sotto controllo per non rischiare che mettessero a repentaglio la propria reputazione. Ecco allora nascere nell'Ottocento un codice di comportamento a cui ci si doveva attenere dal primo sguardo a un potenziale partner, durante il corteggiamento, il fidanzamento e finendo nel matrimonio. D'altronde i vittoriani avevano dei rituali per quasi ogni momento della vita, quindi perché non fissarne anche per l'amore? L'incontro.
Dove potevano incontrarsi i nostri giovani vittoriani? Ad un ballo, naturalmente. Il luogo degli incontri per eccellenza. Lui la vede e vuole conoscerla, ma non può di certo andare direttamente da lei e provarci. Per parlare con qualcuno dovevi essere prima presentato. Quindi se Mr. Philip vuole conoscere Miss Vivian, deve scoprire il suo nome con domande discrete agli invitati. E poi cercare la padrona di casa o uno della sua famiglia per farsi presentare alla signorina. Ma quella signorina laggiù non era presente anche al picnic dei Roberts? Non ricordo il suo nome. Mi piacerebbe fare la sua conoscenza. Quando un uomo e una donna si presentavano, era sempre il gentiluomo a essere presentato alla dama e mai il contrario, e mai chiedendo prima il permesso alla dama. La donna nella presentazione non doveva mai porgere la sua mano. Quando la presentazione invece coinvolgeva due persone dello stesso sesso, il conoscente socialmente inferiore doveva sempre essere presentato al superiore. La presentazione doveva avvenire solo tramite un conoscente comune e solo dopo aver ricevuto il permesso della persona di rango superiore, che poteva anche decidere di non conservare la conoscenza e quindi di non salutare successivamente la persona inferiore. Se una dama venisse avvicinata da un uomo al quale non era stata presentata, avrebbe dovuto rispondere che accetterebbe con piacere il suo invito se prima si fosse procurato una presentazione. E se fosse Miss Vivian ad essere interessata a conoscere Mr. Philip? Mi dispiace per lei, ma non poteva assolutamente fare la prima mossa. Una donna che avesse preso l'iniziativa con un uomo sarebbe stata giudicata come minimo maleducata, ma anche peggio. Le donne non dovevano mai corteggiare gli uomini e non dovevano mai attirare in modo evidente l'attenzione di un uomo in pubblico. Come diceva T.S. Arthur, autore di Advice to Young Ladies, tale inadeguatezza indicava un'oltraggiosa mancanza di ogni dignitoso rispetto per se stessa. Anzi, la ragazza doveva mantenere un educato disinteresse per il corteggiamento e le avance maschili. Come spiega la signora John Farrar in A Young Lady's Friend del 1837, l'intero tuo comportamento dovrebbe dare l'idea che la tua persona, la tua voce e la tua mente sono interamente sotto il tuo controllo. L'autocontrollo è il primo requisito delle buone maniere. Insomma, doveva tirarsela un po'. Il ballo. Il fatto che i due non potessero parlarsi fino alla presentazione non esclude che non potessero ballare fin da subito, anche senza essere stati formalmente presentati. Mi concedete questo ballo? Certamente. Ma sempre senza parlare. Come consiglia la guida Rules of Etiquette and Home Culture or What to Do and How to Do It del 1893, lo scopo di una danza è solo la danza e questo non ti dà il diritto di parlare durante o dopo il ballo. E se vi incontrate nella sala dopo aver ballato insieme, l'uomo può alzare il cappello per salutare la dama, ma niente di più. Era il gentiluomo a richiedere alla dama il ballo. Una dama poteva invitare un gentiluomo a danzare solo se l'organizzatore dell'evento avesse dichiarato il ballo come scelta alle dame. Esclusivamente in questo caso veniva considerato socialmente accettabile. Mr. Philip è riuscito a ballare con Miss Vivian e poi a farsi presentare. Vorrebbe ballare e parlare tutta la sera solo con lei, ma non può farlo. Se ballasse più di 2 balli con lei, sarebbe come dichiarare che sono una coppia. E per quanto riguarda la conversazione, le coppie potevano parlare il tempo necessario per raggiungere la pista, danzare e ritornare. O poco di più. Era da maleducati monopolizzare qualcuno. Lo scopo era socializzare e divertirsi nelle danze. Tutti dovevano prestarsi a ballare con tutti, quindi era un susseguirsi di inviti che potevi rifiutare solo con una scusa, come non saper ballare quella danza. Nei momenti in cui i nostri due vittoriani riescono a parlare, Mr. Philip, da buon gentiluomo, cerca di capire il livello di interesse di Miss Vivian e se eventuali ulteriori attenzioni le siano gradite. Per accertarsene però può contare poco su quello che lei dice. Mr. Philip sa bene che una signorina ben educata manteneva sempre il sorriso e fingeva di trovare la conversazione piacevole anche quando invece avrebbe voluto scappare. E anche nel caso in cui la ragazza avesse apprezzato sul serio le attenzioni del giovane, non avrebbe potuto esprimersi liberamente in pubblico. Da un lato sarebbe risultata troppo sfacciata e disinibita, rischiando di compromettere la sua reputazione. Dall'altro correva il rischio di esporsi troppo e ritrovarsi impegnata in 3 secondi solo per aver espresso un leggero interesse per il giovane.
Anche volendo, non poteva provare a inguattarsi in qualche angolo nascosto con un uomo senza farsi vedere dal suo accompagnatore onnipresente, che era lì apposta per sorvegliarla e assicurarsi che la sua reputazione rimanesse intatta. Mr. Philip deve quindi affidarsi a segnali più discreti, come ad esempio il linguaggio del ventaglio, uno dei linguaggi segreti che le ragazze vittoriane usavano per comunicare senza contatto e senza parole i propri sentimenti all'altro sesso. La posizione, la velocità o l'uso del ventaglio potevano significare molte cose. Un ventaglio chiuso segnalava che la donna non fosse interessata ai suoi ardenti spasimanti. Un ventaglio semiaperto invece significava solo amicizia, mentre un ventaglio aperto significava che la donna era interessata. Ehi, mi piaci davvero. Rivediamoci. Se i due si conoscevano già da un po', il linguaggio poteva farsi anche più complesso. Ad esempio, il numero di stecche aperte di un ventaglio poteva indicare il numero di giorni prima del successivo appuntamento. Aprire solo 3 stecche voleva dire vi amo, e contarle con le dita riparliamone più tardi. Com'è possibile che tutti i giovani conoscessero questo linguaggio? Dove si imparava? Esistevano manuali appositi che insegnavano l'arte della seduzione, come The Mystery of Love, Courtship and Marriage Explained del 1890, che codificavano come usare fazzoletti, ventagli, cappellini e ombrellini parasole per comunicare interesse o rifiuto ai corteggiatori di turno. Ogni oggetto dal Settecento in poi divenne un potenziale strumento femminile per inviare messaggi al proprio corteggiatore. Venivano usati anche guanti, gioielli, profumi, fiori. Ad esempio, nel linguaggio floreale, accettare fiori di ibisco significava consentire a un corteggiamento. In epoca vittoriana più restrittive si facevano le regole per tenere a distanza le ragazze dai corteggiatori, più le ragazze si facevano scaltre per aggirarle. Venivano perfino usate le finestre aperte in un certo modo e i francobolli incollati su innocue cartoline. A seconda di quanto fossero inclinati, indicavano il grado di innamoramento del mandante. Perché questi linguaggi erano definiti segreti se quasi tutti li conoscevano ed erano anche sui manuali? Alla fine anche gli accompagnatori potevano accorgersi di come muovevi il ventaglio, eccetera, no? Beh, era una comunicazione considerata socialmente accettabile perché mostrava autocontrollo da parte della signora. Anche gli accompagnatori che la notavano, se da una parte non potevano accusarti di aver fatto veramente qualcosa, dall'altra te la facevano passare, anche perché era un linguaggio che non esponeva la ragazza. Alla fine qualsiasi cosa avesse comunicato, nessuno poteva provarlo. Sì, va bene, ho aperto il ventaglio. Pensavi che fossi innamorata di te? Avevo solo caldo. Sei tu che ti fai i film. Le escort cards. Anche gli uomini avevano un'arma segreta per comunicare l'interesse ad una ragazza senza parlare e senza esporsi. Si trattava delle escort cards, chiamate anche flirtation cards o invitation cards. Erano bigliettini simili ai biglietti da visita, ma servivano per fare complimenti, rompere il ghiaccio, insomma per flirtare. Spesso erano spiritose, alcune chiedevano semplicemente il privilegio di accompagnare a casa la donna interessata, altre invece erano più audaci. Se lei non si indignava e non lo restituiva subito, l'approccio si considerava accettato. Per non farsi vedere dagli accompagnatori ficcanaso, gli uomini a volte le lasciavano cadere nelle borsette delle signorine o glieli passavano di nascosto facendo finta di dar loro un biglietto da visita o un biglietto per il ballo. Queste carte venivano prese con leggerezza, non erano considerate un corteggiamento vero e proprio, il quale rappresentava un impegno più serio. Alcune escort cards includevano un codice per scambiarsi messaggi segreti in pubblico. Tali codici venivano creati attraverso i movimenti del corpo o oggetti di uso comune, come libri, matite, fazzoletti, eccetera. Un libro tenuto in grembo, ad esempio, poteva significare puoi parlarmi. La guancia sinistra appoggiata sul libro significava siamo osservati. Attenzione, Mr. Philip non avrebbe mai potuto usare queste carte perché faceva parte dell'alta società. Le escort cards non circolavano nei salotti di nobili e borghesi. Vi immaginate una signorina per bene come Miss Vivian ricevere una carta come questa? Come minimo i parenti di lei avrebbero tagliato un dito a Mr. Philip per l'oltraggio.
Erano biglietti piuttosto diffusi in quest'epoca nelle classi meno abbienti degli Stati Uniti, tra gli operai nelle fabbriche e la servitù delle famiglie nobili e borghesi. Ritornando a Miss Vivian e Mr. Philip, lui la sta invitando a fare una passeggiata in giardino e lei accetta. Un buon segno. I due conversano, sembra che l'interesse sia reciproco e alla fine della serata già pensano a come incontrarsi di nuovo. Miss Vivian avrebbe voluto invitarlo a casa sua per continuare la conoscenza, ma sa che per una donna è considerato estremamente fuori luogo invitare un gentiluomo a casa dopo il ballo. In caso una donna abbia la malaugurata idea di porre tale invito, il gentiluomo è tenuto a rifiutare, inventando una scusa rispettosa e credibile. Mi devo lavare i capelli. I giorni passano e i nostri vittoriani ripensano alla serata e a come rivedersi. La fortuna è dalla loro parte, si incontrano per caso mentre camminano per strada. Lui la vede e vorrebbe salutarla, andarle incontro e parlarle di nuovo, ma sa che non può farlo. Se un uomo conosceva una donna al ballo, non poteva prendersi la libertà di salutarla per strada. Doveva essere presentato di nuovo e solo su indicazione della signora. Una donna single non camminava mai da sola, ma con un accompagnatore più anziano e preferibilmente sposato. Oh, c'è Mr. Philip, ci siamo già presentati al ballo, fatemi il piacere di presentarci di nuovo. L'etichetta proibiva alle giovani donne di cercare conoscenti o fermarsi a chiacchierare in una strada affollata. Secondo la Household Guide di Castle del 1869, se la giovane donna avesse visto un amico gentiluomo e avesse sentito di non poterlo ignorare, avrebbe dovuto prendere l'iniziativa e offrirgli la mano. Il signore doveva aspettare che la dama lo riconoscesse prima di sollevare il cappello e per farlo doveva usare la mano più lontana da lei. Se lei offriva la mano, l'uomo doveva voltarsi e camminare con lei invece di fermarsi. Finalmente i nostri vittoriani si sono conosciuti e da qui in poi, se vorranno, inizierà la fase del corteggiamento. Siete curiosi di sapere come va avanti la storia? Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi il video in cui Miss Vivian e Mr. Philip dovranno districarsi tra le regole e i rituali del corteggiamento.